Benvenuti nel video dedicato alla pensa a rombo. La pensa a rombo ha questa forma, si trova solitamente all'interno dei corpetti, sia del davanti che del dietro. Questo è solo un campione. In questo video vi farò vedere come segnare sulla stoffa la pensa, quindi riportare dal cartamodello alla stoffa e la confezione. Per segnarla ho due strati di stoffa, quindi devo riportarla in entrambi. Prendo un ago e il filo da imbastire. Uso il filo singolo se sul tessuto riesco a vederlo bene ed eseguo un punto su ogni angolo della mia pensa, del mio rombo. Quindi faccio entrare in perpendicolare così l'ago, faccio uscire e taglio il filo lasciando alcuni centimetri. Questo lo faccio su tutti i 4 gli angoli. Quando ho passato il mio filo sui 4 angoli, tolgo gli spilli, separo il cartamodello dalla stoffa prestando attenzione che il filo rimanga sulla stoffa. Ecco qui. Questo è il rovescio del tessuto e segno con il gesso, o meglio unisco i 4 punti con un righello, quindi unisco il vertice con la base del primo triangolo e poi l'altra base con l'altro vertice. Prestando attenzione che il gesso faccia una linea sottile. Quando ho segnato su un lato della mia stoffa, lo segno anche sul lato sotto. Segnato con il gesso i lati del mio rombo in entrambe le stoffe, le separo, taglio i fili e poi vado a unire i lati del mio rombo, questo con questo e questo con questo, sul rovescio del tessuto. Pizzico la stoffa, vado ad unirlo con gli spilli partendo dalla punta, prestando attenzione che i segni del gesso coincidano. Questo è il risultato che ottengo con gli spilli. Poi vado ad imbastire. Con la macchina da cucire non faccio una cucitura unica perché questa pensa ha 2 vertici qui in alto ed è difficile partire sulla punta prendendo dentro pochissimo tessuto. Perciò con la macchina da cucire parto qui così, faccio 2 puntini di saldatura, poi proseguo lungo la linea del gesso e l'ultimo centimetro accorcio il punto e lo porto a 1, cercando di fare gli ultimi 2 puntini sulla piega della stoffa. Poi lascio uscire la macchina da cucire e taglio il filo a 10 centimetri perché eseguo dei nodini per bloccare il filo. Questa è la prima parte della cucitura. Non partire mai dove la ripresa è più larga, la pensa è più larga, ma partire dove si stringe. Cucito così. Qui ho stretto il punto, l'ho portato a 1, eseguito 2-3 puntini sulla piega, poi separato i fili e fatto 3-4 nodini. Si può tagliare il filo qui oppure si può infilare entrambi i fili nell'ago e portarli dentro nella piega. Poi
riprendo la cucitura a macchina, qui così, 2-3 puntini di saldatura, ed eseguo la stessa cucitura da questa parte della punta, quindi l'ultimo centimetro diminuisco il punto cercando di fare sempre gli ultimi 2 puntini sulla piega della stoffa. Eseguita la seconda cucitura, anche qui si separano i fili e si fanno dei nodini. Poi, molto importante, è la stiratura. Prima si stira la piega della pince, poi sul dritto, utilizzando anche un cuscinetto come questo, si fa girare la pince, la piega della pince, verso il centro davanti o il centro dietro. Si stira sul dritto partendo dal centro della pince, proteggendo il tessuto con un panno, una rettina così. Si parte dal centro e si va verso la punta. Questo è il risultato finale. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!